Il Castello di Gaeta è un importante complesso architettonico situato su uno sperone roccioso del Monte Orlando, a picco sul mare. Le origini di questa fortezza inaccessibile risalirebbero al VI-VII secolo, mentre le prime attestazioni certe agli interventi di fortificazione, voluti da Federico II di Svevia, risalirebbero tra il 1223 e il 1227. Il monumento è composto da due edifici comunicanti di epoca diversa. Il più antico, voluto da Carlo d'Angiò, presenta una pianta poligonale irregolare e possenti torri. Nel 1881 l'ala angioina fu adibita dai piemontesi a carcere militare repubblicano, operativo fino a giugno 1990. Nel castello sono stati detenuti obiettori di coscienza, renitenti, rei politici e condannati dalle autorità militari, ma anche due criminali nazisti, il maggiore Walter Raeder e il comandante Herbert Kappler. L'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale ha in concessione ad uso gratuito e perpetuo la parte angioina del complesso, con il vincolo della specifica destinazione a sede di iniziative universitarie, quale centro di ricerca scientifica. Oggi la sua mission è proporsi non solo come sede per la formazione superiore, seminari, congressi e altre manifestazioni culturali, ma anche come polo di diffusione della cultura. Il castello custodisce una memoria che rappresenta un patrimonio immateriale di grande rilievo da conservare e narrare. Totalmente inaccessibile alla comunità per molti secoli, è stato restituito alla città solo dopo la chiusura del carcere militare. Per favorire la conoscenza e la fruizione di questo monumento, si intende sperimentare le tecnologie più avanzate. Grazie all'utilizzo di tecniche di rilievo digitale 3D, come la fotogrammetria digitale, le tecniche Structure from Motion, strumenti UAV, è possibile rilevare oggetti architettonici che, come il Castello di Gaeta, sono edificati in aree impervie e caratterizzati da una complessa configurazione spaziale e morfologica. Inoltre, per l'analisi e la comprensione del rapporto tra il castello e il paesaggio circostante, sono fondamentali l'aerofotogrammetria con drone, che permette di indagare e modellare il paesaggio di cui l'oggetto architettonico è parte integrante, e l'uso dell'HBM e della realtà aumentata. La tecnologia da un lato e lo storytelling dall'altro rappresentano in questo senso due tra gli strumenti più efficaci e utili a garantire a tutti i tipi di pubblico una soddisfacente user experience. L'attenzione all'accessibilità dei contenuti è importante tanto quanto l'accessibilità fisica, ed è da anni il punto cardine delle attività del laboratorio di ricerca Museo Facile. Attività che hanno compreso nel recente passato anche un intervento al Castello Angioino. Perciò si opererà per garantire sia l'accessibilità culturale, in particolar modo sensoriale, sia l'accessibilità fisica del monumento, rimuovendo ogni tipo di barriera che possa costituire un ostacolo alla narrazione e alla fruizione di una così imponente e millenaria memoria, custodita tra le sue mura.